Salve a tutti, buona domenica, bentornati sul canale. Giorno di Como Inter, naturalmente partita fondamentale nel percorso verso lo scudetto. E a proposito di questo vi ricordo anche gli appuntamenti: stasera nell'immediato post partita saremo in live con spazio riservato solo alla chat, domani invece alle 19 saremo in live con i nostri ospiti. Naturalmente vanno analizzati alcuni temi, diciamo così, di giornata. C'è la possibilità di una sorpresa dal punto di vista delle scelte di Fabregas, e andremo quindi a vedere anche le ultime di formazione. C'è il rischio che ancora una volta l'ambiente sia ostile a Bastoni, e andremo poi a vedere un altro aspetto invece che non è collegato direttamente alla partita Como Inter, è il modo in cui Atalanta-Juventus 0-1 può incidere sulla lotta a scudetto, e non mi riferisco soltanto alla posizione del Como, non mi riferisco soltanto alla corsa Champions. Iniziamo innanzitutto da quelle che sono le ultime di formazione, e quindi quale potrebbe essere la sorpresa di Fabregas. Prendiamo proprio la formazione della Gazzetta dello Sport. Dal punto di vista dell'Inter ci sono poche novità. È vero, la Gazzetta riporta qualche ballottaggio, ma insomma Acerbi nettamente favorito su De Vrij, così come Di Marco è nettamente favorito su Carlos Augusto. Le novità potrebbero esserci però dalla parte del Como. Innanzitutto difesa a 3, e non è proprio una sorpresa perché l'abbiamo analizzato già ieri che poteva cambiare qualcosa. Quello che però potrebbe essere con fattore un po' a sorpresa è la scelta di non puntare su Duvikas, non perché sarebbe una novità assoluta, quanto perché, insomma, fino a ieri tutte le probabili formazioni riportavano sempre Duvikas al centro dell'attacco dei Lariani, quindi sarebbe una scelta un po' particolare, e come può mettere in difficoltà. Andremo anche un attimo alla lavagna tattica, ovviamente non particolarmente lunga, visto che l'analisi completa l'abbiamo fatta ieri e la trovate ovviamente nel video pre-partita. Come può cambiare questa scelta qui in avanti? Con ogni probabilità Nico Paz è schierato da centravanti, ma nelle posizioni medie a fine partita è probabile che non troveremo lui come uomo più avanzato. Perché? Perché Nico Paz farà comunque questo lavoro anche in contro a svariare, e la sua posizione potrebbero occuparla magari in alcune situazioni Diao, che può andare ad attaccare, ecco, lui lo spazio lasciato libero da Nico Paz. In altre situazioni, per esempio Baturina, e non è escluso che vedremo anche una sorta di rotazione, quindi magari Nico Paz va a svariare incontro, oppure può allargarsi e Baturina va ad attaccare, ecco, questo spazio lasciato libero da Nico Paz. La difficoltà è naturalmente data dal fatto che non daranno punti di riferimento, si scambieranno spesso la posizione, e c'è questo duello praticamente che si andrebbe a creare: Acerbi Nico Paz o Acerbi Diao, Baturina, chi va ad attaccare quella posizione, che può essere un po' problematico, ecco, per le caratteristiche di Acerbi, che sappiamo è un calciatore che rende molto meglio quando ha un centravanti magari che dà punti di riferimento, e quindi un centravanti un tantino più statico. Seppur Duvikas non è statico, però quantomeno è lui il riferimento offensivo. E d'altra parte invece l'altra situazione riguarda Voivoda, ecco, rispetto al 3-4-2-1 che ieri riportava Sky Sport. Il Como avrebbe Butez ovviamente in porta, Ramon, Kempf e Carlos in difesa, con Ramon che molto spesso avanzerà, sarà l'uomo che appunto dei tre difensori avanzerà più spesso, Voivoda e non Van der Bremt, poi Perrone, D'Acugna e Baglie appunto dietro Diao, Baturina e Nico Paz. In fase di non possesso ovviamente si abbasseranno, andranno a creare una 5-3-2 come abbiamo analizzato ieri. E occhio, c'è un calciatore a questo punto che può avere un ruolo fondamentale in entrambe le fasi. Chi è? Ed è Alessandro Bastoni, ovviamente in fase di non possesso, con questo movimento che abbiamo visto prima, magari Diao che può tagliare, Voivoda che ovviamente da questo lato cercherà di dare ampiezza. Ecco che i terzi di difesa giocano un ruolo fondamentale, ma fondamentale sarà poi anche in fase di spinta, perché quando si abbassa il Como, magari probabilmente troveremo una 5-4-1. Ecco che il lavoro di Bastoni da questo lato di campo può essere fondamentale appunto per dare supporto e mettere in difficoltà magari un calciatore come Diao, che per quanto può abbassarsi, ma è pur sempre un esterno d'attacco per caratteristiche. Arriviamo al punto, ed è, ecco, ciò che riporta stamattina il Corriere dello Sport: Bastoni torna in uno stadio ostile.
perché ricordiamo le tante critiche, ecco, quella gogna mediatica a cui è stato sottoposto Bastoni, in realtà gogna mediatica e non mediatica, perché ha ricevuto anche tanti fischi. Ricordiamoci, furono fischi anche nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Ce ne saranno altri? Io temo di sì, e a questo punto quindi Bastoni dovrà essere forte dal punto di vista mentale, dovrà essere un calciatore, dovrà dimostrare di riuscire ad isolarsi da questo ambiente che si è creato intorno a lui, un ambiente che io definisco molto ipocrita, perché in queste giornate, in queste settimane abbiamo visto tanti calciatori simulare, tanti calciatori cercare di avvantaggiarsi dal minimo contatto, e per nessuno è stato riservato quel trattamento. Ora posso capire, o meglio, non posso capire, però lasciamo passare che magari la settimana successiva a quella gogna mediatica che è stata creata ci siano stati dei fischi, però prorogare questa situazione ancora fino alla fine del campionato praticamente o oltre sarebbe davvero assurdo, però non è da escludere, perché chiaramente poi sono fischi che in un certo senso possono anche nascondere paura, perché sappiamo Bastoni, soprattutto quando si tratta di attaccare da quel lato, può creare delle difficoltà, destabilizzare mentalmente uno dei calciatori più forti della squadra avversaria può aiutare, ecco, naturalmente la propria squadra, però comunque sarebbe un comportamento assurdo, fuori luogo, e che non escludo minimamente. Andiamo al dunque invece su come Atalanta-Juventus può cambiare la lotta a scudetto. Prendiamo anche un attimo la classifica aggiornata, ecco, della Serie A, e vediamo. Naturalmente, ecco, la lotta a quarto posto è ovvio che così si accende ulteriormente, perché c'è la Juventus in questo momento al quarto posto a quota 60 punti, il Como staccato di 2 punti, che quindi insomma non avrà necessità di conquistare quanti più punti possibili, quindi contro l'Inter, contro il Napoli. Però cambia poco in questo senso, perché insomma il Como, al di là del risultato di Atalanta e Juventus, ha bisogno di punti nella lotta Champions. Quello che può cambiare realmente è la lotta verso il settimo posto. Cosa significa questo settimo posto? Ricordiamo che se la Coppa Italia dovesse vincere una squadra che è già in Europa, quindi per esempio l'Inter, il Como, il quinto e sesto posto vanno in Europa League, il settimo posto è utile per andare in Conference League. La sconfitta di ieri dell'Atalanta ed un'eventuale vittoria di Bologna oggi contro il Lecce e la Lazio domani contro la Fiorentina potrebbe riaprire questa corsa al settimo posto, quindi potrebbe riaprire spiragli per andare in Europa per Bologna e Lazio. Non sarebbe semplicissimo, però ricordiamoci ancora anche lo scontro diretto tra Atalanta e Bologna, quindi un'eventuale vittoria porterebbe il Bologna a -5 e la Lazio a -6 dall'Atalanta. Distanza importante, però non impossibile. Ora arriviamo al punto. Bologna e Lazio avrebbero ancora degli obiettivi di classifica. E in che modo? Visto che devono affrontare entrambe, sia l'Inter che il Napoli, perché può andare ad incidere sulla lotta a scudetto? Perché questo è il calendario. Lazio e Bologna affronteranno il Napoli prima di affrontare l'Inter. Per esempio la Lazio alla 36esima giornata avrà l'Inter, ma nella prossima giornata sarà in trasferta a Napoli. Una Lazio che ha l'obiettivo di classifica, che magari, ecco, per come è andata la stagione della Lazio, insomma, già andare in Conference potrebbe rappresentare una sorta di traguardo. Ecco che potrebbe scendere in campo a Napoli quantomeno con un obiettivo. Lo stesso Bologna, per esempio, alla 36esima potrebbe ancora avere un obiettivo di classifica. Devono affrontare entrambi anche l'Inter, tra l'altro l'Inter in trasferta, però l'Inter li affronta dopo. Questo significa che magari alla 36esima la Lazio potrebbe non avere più obiettivi di classifica, ma alla 33esima potrebbe averli ancora, e quindi potrebbe ecco, avere quella voglia di riscatto per puntare ad andare in Conference League, al di là poi di come andrà invece la Coppa Italia, in cui è ancora coinvolta la Lazio. E lo stesso Bologna, per esempio, alla 36esima potrebbe ancora avere l'obiettivo di centrare la qualificazione europea, alla 38esima potrebbe averla già centrata, difficile, o non avere più speranze. Quindi, in un certo senso, può andare ad incidere sulla lotta a scudetto, quantomeno, ecco, si possono trovarsi comunque il Napoli e l'Inter, ma soprattutto il Napoli, come abbiamo visto, per un fattore temporale, delle squadre che comunque hanno ancora degli obiettivi di classifica, quindi questo ovviamente è sempre importante. Questo non significa che allora il Napoli sicuramente perderà punti o questo avvantaggia l'Inter, però di riflesso può andare ad incidere in questo modo.
Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, sia sulla partita di stasera, sia su quelli che sarebbero i fischi a bastoni. Ecco, se vi aspettate che continuerà questo clima molto ostile nei confronti di Alessandro Bastoni, o insomma, speriamo che possa scemare un po' questa situazione, e soprattutto se secondo voi, ecco, questa lotta conference che potrebbe accendersi nel momento in cui Atalanta o Lazio non dovessero vincere la Coppa Italia, ecco, se in qualche modo può incidere sulla lotta scudetto. Insomma, come al solito, confrontiamoci nella sezione apposita. Come sempre, io vi lascio con un gran bel Forza Inter.